Come state vedendo, ultimamente sto pubblicando le video ricette da questa location. Perché? Perché cucinare all'aria aperta, che è la mia passione, adesso che fa un po' freddo o piove, non è consigliabile. Allora mi sono adattato in questa piccola dépendance, non è nient'altro che un mio magazzino secondario, e ho allestito soltanto un tavolo per fare le video ricette. Mi piace questo posto, seppur molto spartano, perché c'è la disponibilità anche del camino, per cui nelle prossime video ricette, adesso che inizia a far più freddo, comincerò ad accenderlo e farò tanti video anche direttamente cucinando dal classico vecchio e amato camino. Qualche giorno fa ho comprato però un forno elettrico che qui non c'era. Questo per permettermi di fare anche cose al forno, e non a caso oggi andiamo a fare una pasta al forno antica calabrese che si chiama pasta e patate nella tiella. Che cos'è la tiella? Eccola qua, la tiella della nonna. Non è nient'altro che una teglia dove ci viene fatta una pasta al forno completamente tutto a crudo. Vi faccio vedere i passaggi, sono semplici ed è davvero buonissima. Certamente ho optato per un forno da banco e ho scelto questo, che è quello che mi è sembrato qualitativamente rapportato al prezzo il migliore, e vi spiegherò perché. Innanzitutto perché ha anche la pietra refrattaria per cuocere la pizza, poi è di dimensioni generose e oltretutto ha la possibilità di essere scaldato sia con la resistenza in basso che quella in alto, quindi ci permette di regolare le cotture in modo ottimale. Pertanto lo userò per fare la pizza, per fare il pane, per fare la carne, la pasta, può essere utilizzato davvero per tutto. Io già l'ho testato con altre cose e sotto metterò uno sconto a voi riservato se vi dovesse interessare o piacere. Le temperature, come vi dicevo, arrivano a 350 gradi, quindi ci permette di fare diversi tipi di cottura partendo da 50 gradi centigradi, quindi sia per la resistenza inferiore che per quella in alto. C'è la luce, però adesso partiamo con la video ricetta perché è davvero molto semplice. Per quanto riguarda gli ingredienti abbiamo bisogno dell'origano, pangrattato, formaggio parmigiano o pecorino calabrese ancora meglio, qualche spicchio d'aglio, 3 uova sode, 4 o 5 patate per circa mezzo chilo di pasta, della passata di pomodoro, una provola silana. Sia la provola che le patate e tutti i prodotti tipici calabresi vi ricordo che li trovate sul nostro sito sfiziedicalabria.com e ve li spediamo fino a casa. Iniziamo dal pomodoro. Questa è la nostra passata, anche lei a crudo, e la andiamo ad insaporire. Come? Mettiamo un filo d'olio, un pizzico di sale, uno spicchio d'aglio che lo vado a schiacciare col coltello e poi un po' di origano, profumatissimo. Adesso faccio una girata, così nel frattempo che prepariamo il resto questa si insaporisce un po', e la metto da parte. Le patate certamente sono già state lavate, patate silane a pasta gialla. Ho sbucciato le patate e adesso, per velocizzare, mi aiuterò con questo attrezzo che permette di regolare lo spessore di taglio, e andrò ad affettare le patate. Perché? Perché vanno affettate abbastanza sottili, ok? In modo che poi nella cottura in forno saranno più veloci e verranno tutte uniformi. Vediamo adesso come andiamo con l'altezza.
Vedete? Un paio di millimetri, così sono perfette. Vedete? Tutte uguali. Questa è una ricetta davvero antichissima, si fa tantissimo proprio nella nostra provincia di Cosenza. Può essere personalizzata a secondo del vostro gusto. Io vi faccio vedere come la faccio io. Ok. Le rimettiamo in acqua così non si fanno nere. Mi raccomando, quando utilizzate questi attrezzi, utilizzate sempre le protezioni che vi danno in dotazione, perché rischierete davvero di tagliarvi e farvi male. Adesso andiamo a preparare la mitica provola silana. Questa è buonissima per le preparazioni al forno, per metterla nella pizza, per farvi i panini gustosi, è sempre molto buona. E ci ricaviamo un po' di fette. Queste potete andare anche un po' più spesse, così tanto si scioglieranno nel forno. La vedete un po' messa male, però questa è un ricordo di mia nonna che mi faceva proprio qui questa pasta e io nel suo ricordo continuo ad utilizzarla ancora oggi. Vedete com'è bella lucida e splendente, seppur a parecchi anni. Se volete vedere come le tratto e come le pulisco, trovate un video apposito proprio mentre le ho recuperate nella pulizia e vedete sono sempre lucide e ben pulite. Prima cosa, adesso dobbiamo ungere un po' questo tegamino qua e dobbiamo mettere un po' di pangrattato. Mettiamo un po' d'olio. Vado a ungere anche sui bordi. Mettiamo un po' di pangrattato. Io il pangrattato, vedete, lo ricavo dal pane che mi rimane. Mi piace questo qua dal pane raffermo perché è più rustico, anche più gustoso perché viene fatto dal pane di casa. Ok, allora mettiamo un filo d'olio sotto, poi iniziamo già a mettere un po' di pomodoro, se volete potete mettere anche un sugo già pronto oppure mettete come ho fatto io la passata, tanto la passata è già comunque abbastanza cotta. E per rimanere in tema di autenticità e di ricordi, vado a utilizzare, guardate che belli questi ziti, lunghissimi. Per fare questa pasta gli ideali sono o questi ziti, oppure i pennoni, o i tortiglioni, o i rigatoni, insomma paste corpose. E andiamo a fare uno strato con la pasta. Buonissimi saranno anche queste parti che si rompono. Allora, fatto il primo strato, vedete, abbiamo riempito tutti gli spazi nella teglia, mettiamo un filo d'olio, così, un po' di sugo, andiamo a tagliare le uova sode.
Vi ricordo sempre che in questo tipo di paste quello che ci mettete, quello ci trovate. Potete aggiungerci delle olive se vi piacciono, del salame, però io la voglio mantenere abbastanza così, classica. A questo punto uno strato di provola silana o caciocavallo grattugiato, ne manca ancora una, ecco qua, e poi iniziamo con lo strato delle patate e li andiamo a mettere così a giro, vedete? Tutte in posizione. Quando guardate queste ricette particolarmente antiche, scrivetemi sotto nei commenti quali sono i vostri ricordi, così li condividerete con tutti. Un po' di sale, una spolverata di origano, che sulle patate ci sta benissimo, una macinata di pepe nero, e poi ritorniamo con il pomodoro. Ok, a posto. Visto che ne ho ancora uno, mettiamo l'uovo. Ecco qua. Io sono un patito dell'uovo sodo sia nella pasta al forno che nella pizza. Soprattutto sui bordi, mettetelo. E adesso ancora provola. Il giro finale si completa con le patate. Con le patate abbiamo finito. Mettiamone ancora una qua. Origano. Pepe nero. Formaggio. Come vi dicevo, io metto pecorino calabrese. Voi se volete mettete oppure il parmigiano, quello che vi piace di più. Mettetene sopra così si fa una bella crosticina. Completiamo con il pomodoro. Un filo d'olio, così. E adesso, molto importante, scaldate un po' d'acqua e la mettete all'interno da tutti i lati, partendo solo dai bordi però, fino ad arrivare a sotto l'ultimo strato delle patate, ok? Vedete? Così, poi girate. Vedete? È giusto sotto lo strato delle patate. Così basta, non dovete arrivare sopra. Completa ancora con una spolverata di formaggio.
Adesso la possiamo mettere in forno a 220 gradi per una quarantina di minuti. Ecco qua, vedete, ho lasciato la pietra lavica, quella serve per fare la pizza. Ok. E chiudiamo. Ok, adesso dobbiamo soltanto aspettare una quarantina di minuti. Come vedete il forno è interamente in acciaio, è dotato anche di questa griglia che vi permette di rialzare le cose che andate a cuocere all'interno, o potete anche metterla così. Mi piace perché con la pietra lavica che è all'interno, che ha una misura di 40 x 40, si può riuscire a mettere una bella pizza fino a 36 cm di diametro, mentre all'interno potete mettere una bella teglia fino ad un'altezza di 7 cm. Le manopole sono regolabili per la temperatura sotto e sopra, pertanto potete fare anche dolci tranquillamente. La temperatura arriva da 50 gradi fino a 350 gradi, quindi una temperatura altissima. Nella descrizione qui sotto nel video trovate uno sconto che il produttore ha riservato a voi. Non lo vendo io, mi raccomando, questo lo vende direttamente la Vevor. Allora, mancano pochi minuti ormai, andiamo a vedere a che punto è. Giudicate voi stessi che cottura. Direi che è perfetta. Adesso vado a metterci un po' di pangrattato sopra ancora. Guardate qua, morbidissima. Guardate qua. Vi facciamo fare giusto un po' di crosta sopra, ma già l'ha fatta, è già buona così. La faccio raffreddare soltanto. Ok, vai giù in forno. Ultimi minuti e poi c'è l'assaggio scottante. Time out. 220 gradi, giusto 40 minuti. Finish. Eccola qua. Bellissima. Vedete qua. Sentite qua. Ecco l'assaggio, ancora è bollente, però a me piace così, bollente, che ancora è croccante. Uno spettacolo, ragazzi, uno spettacolo d'altri tempi. Buona con l'uovo, sta patatina croccante. Fatela e fatemi sapere. Ciao ciao!